Allora, per costruire il carretto per il mio presepe userò questo pannello isolante di polistirolo estruso dallo spessore di 3 mm. Questo pannello lo potete acquistare presso un rivenditore di colori e parati e lo pagherete intorno ai 3, massimo 4 euro. Questo pezzo che ho tagliato è il pianale del carretto. Questi invece sono dei bastoncini di legno per spiedini, con i quali costruirò alcuni pezzi intorno a questo pianale. Le varie parti le incollerò utilizzando questa colla bicomponente. Per utilizzarla bisogna mischiare una parte del componente B con un'altra parte del componente A. Una volta mischiati i due componenti abbiamo circa un'ora di tempo per utilizzare l'adesivo ottenuto. Un kit costa intorno ai 3, massimo 4 euro. Adesso sto costruendo le 3 sponde del carretto. Le ruote invece le creo utilizzando questo tubo metallico dal diametro di 4 cm. Devo solo esercitare un po' di pressione sul polistirolo ed è fatta. Ora con un taglierino creo dei solchi per riprodurre i pezzi di legno che compongono le ruote. Questi invece dovrebbero essere delle strisce di legno che si mettevano sulle ruote per fissare tutti i pezzi che le componevano. Con questo cartoncino sto creando un cerchio di metallo da installare intorno. Per incollare utilizzo un po' di colla vinilica e per velocizzare l'essiccazione della colla uso un asciugacapelli. Da questo fisher dal diametro di 9 mm adesso ricavo il mozzo della ruota. Guardate, sembra proprio vero. Ok, il carretto è completato. In questo barattolo c'è un adesivo che viene utilizzato comunemente per incollare il polistirene. Ne prendo un po' e lo diluisco come se fosse una pittura, mischiando una parte di prodotto e 2 parti di acqua. Ora questo adesivo lo applico dappertutto perché una volta che si sarà asciugato dovete sapere che la pittura acrilica che dobbiamo applicare dopo attaccherà meglio sul polistirolo. Un barattolo costa circa 10 euro e lo potete acquistare presso un negozio di colori e parati. Ovviamente come colore utilizzo il marrone scuro perché i carretti erano appunto di legno. Appena si sarà asciugato il colore, per invecchiarlo un po', intingo il pennello nell'acrilico bianco. Poi rimuovo la pittura in eccesso dalle setole tamponando il pennello su un pezzo di carta come vi sto mostrando adesso.
Ed infine, con questo pennello quasi privo di colore, vado a strofinarlo un po' dappertutto. Mi raccomando, in questa fase il pennello deve essere solo leggermente sporco di bianco. Con questo rotolo di juta che abbiamo acquistato in un negozio cinese, adesso realizziamo alcuni sacchi da mettere sopra il carretto. Questo rotolo lo potete pagare dai 2 massimo 3 euro. All'interno dei sacchi introduciamo un po' di carta per mantenerli un po' gonfi. Con questi ramoscelli secchi invece adesso realizziamo delle fascine di legno da mettere sopra un altro carretto. Ok, abbiamo terminato. Spero che sia stato di vostro gradimento quello che vi abbiamo mostrato. Alla fine di questo tutorial troverete altri video su questo argomento. Vi consiglio tanto di guardarli perché ci sono tanti consigli utili per voi. Bene signori, spero di esservi stato di aiuto con questo mio video. Mettete un mi piace se potete e iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui prossimi progetti. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e soprattutto vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!